In questa ricetta vi farò vedere come utilizzare quei broccoli che ho messo nel frigorifero. Ma come ce l'ho del frigorifero? Perché nei miei corsi di cucina vi insegno come andare a fare la spesa, come pulire e lavare questi prodotti, queste verdure e poi come conservarli. Quindi vi create dentro al vostro frigorifero un tesoro di prodotti ben conservati che vi durano anche quasi una settimana. E questa che vedrete è un esempio di ricetta che potete fare. Un piatto unico, col farro, ripassato sto broccolo con goccetto d'olio, uno spicchietto d'aglio, la ricetta e senti che te mangi. Quindi ti porti questa roba al lavoro, è il piatto unico di a pranzo, quello che vuoi. Compriamo il prodotto freschissimo al mercato. Lo subito lavoriamo, laviamo subito e vediamo quello che vogliamo fare. Col broccolo va subito sbollentato perché o va fatta la pasta o ripassato in padella per fare un contorno, va subito ripassato. E abbiamo questo prodotto fantastico in frigo, questa riserva di verdure e di fibre in frigo, pazzesco. Oggi ci facciamo il farro saltato. Ma perché dobbiamo utilizzare il farro? Il farro prima di tutto è un cereale antichissimo, ne parlano gli Etruschi, avete capito? Gli Etruschi, quindi viene prima dalla pasta. E perché dobbiamo utilizzarlo? Sicuramente perché lo dobbiamo alternare alla pasta e al riso. Questo è un cereale che ha molte più fibre, il doppio di fibre di quelle che ha la pasta, ha meno calorie della pasta e ha leggermente più proteine, quindi ha tanti vantaggi. E poi, detto tra me e voi, ne mangiamo pure di meno di questo qui, perché di pasta quando iniziamo non finiamo più, ce ne mangiamo tanta. Questo qua dà un senso di sazietà, il farro, ci avete fatto caso? Lo andiamo a lavare. Comprate il farro perlato che è più facile da cucinare. È più facile da cucinare questo da quello decorticato. Questo non c'è bisogno di ammollo, va soltanto lavato e una volta lavato poi lo andiamo a cucinare. Potete lavarlo anche in questa maniera, con un colino e in ammollo, scorrendo l'acqua. Acqua salata in piena ebollizione e adesso andiamo a cuocere il farro per circa 20-25 minuti. Voi immaginate una cosa, lo cuocete una volta, lo conservate bene in frigo una volta raffreddato e avete sempre una fonte di carboidrati buoni con un bel po' di fibre da poter utilizzare in mezzo alla settimana per insalate, farro saltato. Ma come lo vogliamo accompagnare questo farro? Accompagniamolo con qualcosa che abbiamo comprato insieme, vi ricordate? I nostri broccoli? Sono passati, lo sapete quanti giorni? 5 giorni. Profumano, guardate il colore che hanno, guardate. Ancora sono belli, bellissimi, cotti bene, raffreddati bene e riposti bene in frigorifero. Oggi abbiniamo con olio pugliese, L'olio deve essere buono, di qualità. La cosa più importante è capire l'anno di raccolta. Che ci sia soltanto la scadenza a noi non è sufficiente. Quindi è fondamentale l'anno di raccolta delle olive, perché ci può essere una scadenza nel 2025, ma quando è state raccolte queste olive? Non sta scritto ovunque. C'ho l'aglione della Val di Chiana, guardate, lo tagliamo a fettone grossi, questo è l'aglio del bacio, con questo potete pure baciare, non succede niente. Lo taglio grosso perché così riesco a recuperarlo, così se dobbiamo portarci il nostro farro sul lavoro non ammazziamo nessuno. Guardate, l'aglio è perfetto, bello dorato, così, guardate, così è perfetto, lo tolgo. Io questo mi mangerei delle chips di aglio dell'aglione della Val di Chiana, guardate che bello. È normale, se non c'è l'aglione della Val di Chiana potete usare qualsiasi tipologia di aglio. Non voglio assolutamente, vi vieto assolutamente di usare aglio che viene dall'estero, dovete usare un aglio italiano, ce ne abbiamo tanti e di grandissima qualità. Abbassate l'induzione, la potenza, prendete le alicette, un po' di alice sott'olio e il guanciale dovete averlo sempre dentro casa. Tiriamo poi dal fuoco. E schiacciatele bene, così. C'è un profumo pazzesco, un profumo veramente inebriante. Metto un po' di acqua di cottura del farro. Perfetto. E qui abbiamo la nostra cremetta. Bello. In questa bella cremetta, in questo bel sapore, usiamo i nostri broccoli. Quindi tagliamo così a pezzettoni, bello ricco, ricchissimo.
queste parti un po' più durette, le facciamo più piccole, e la parte dei gambi e buttiamo qui dentro. Rialziamo il fuoco, l'induzione, così si insaporisce bene. Ricco di verdure, tante verdure, E tu dirai, non ci hai pensato mai a farlo così il farro. Io invece ho pensato e ci avrai tantissime altre idee di come utilizzare quei prodotti che ti insegnerò a conservare, come utilizzarli nelle ricette. Semplice, c'è un altro piatto unico e fighissimo, questa zuppa di cavolo nero ma fatta in una maniera diversa, che tu ti puoi portare al lavoro, oppure te la puoi mangiare a pranzo quando vai di corsa e invece di mangiarti quel paninaccio, t'ho visto a te, o quella robaccia lì, il tramezzino, tutto pane, poca roba dentro, ti fai un bel piatto unico così e stai bene per pranzo. Quindi non aspettare altro, iscriviti ai miei corsi, dai!